Benvenuti in questo video. Io sono Luca Red, detto anche Lucky, e tengo corsi individuali di formazione per imparare l'arte del tatuaggio. Sono 25 anni che pratico questo mestiere, quest'arte. Allora oggi voglio parlarvi degli aghi da linea. In questo video facciamo gli aghi da linea, parliamo degli aghi da linea. Questi qua sono gli aghi da linea. I primi 4 sopra. 3 liner, 3 RL, RL è la sigla che round liner significa round liner, linea rotonda. Poi c'è il 5 round liner, il 7 round liner, il 9 round liner. Allora in questo caso c'è addirittura l'1 round liner che manca in questa immagine, il 4 round liner c'è, il 7 c'è l'8 round liner, c'è il 9, poi c'è l'11 che può manca, c'è il 13, c'è il 15, c'è il 18. Ma volendo potete farne uno anche più grande, è che dopo difficilmente riuscite a buttarlo dentro sotto pelle, perché crea una resistenza sulla pelle molto elevata. Non si usano. Più sono grandi gli aghi e più creano resistenza nell'entrare sotto pelle. Allora, la caratteristica degli aghi dei round liner, degli aghi da linea, è quella di essere tonda, la saldatura del lago arriva poco distante dalla punta, diciamo generalmente quei 3 mm, 4 mm, generalmente insomma lì varia un po' ai gusti della casa produttrice, ma comunque sono abbastanza stretti in punta e la punta è stretta. Cosa significa? Non viene fuori dritta, ma c'è un restringimento sulla punta, differentemente dal round shader, che sarebbero quelli da sfumatura colore, che vengono fuori dritti, che sono quelli sottostanti, gli RS. Come potete vedere dall'immagine, si riesce anche a vedere, a intuire qualcosa. Come vedete qua il gambo ha una certa sezione, un certo diametro, qua in punta è più stretto, mentre gli altri vanno via dritti. La dimensione che avete sul gambo ce l'avete anche vicino alla punta, se non per il fatto che le punte sono comunque affilate, quindi stringono per forza, ma generalmente vanno via dritte, fatto eccezione perché per quel millimetro, 2 millimetri della filatura. Ora, gli aghi da linea, i round liner, sono quelli che utilizzate per fare le linee, che andrete a utilizzare per fare le linee. Come vedete, i 9 ce n'è uno in mezzo, nei 7 ce n'è uno in mezzo, sono 3 all'esterno e uno in mezzo, mentre gli altri, per qua sono immagini che fanno vedere sempre aghi vuoti all'interno, ma poi non è così, perché anche i round shader dentro c'hanno l'ago, anche per la maggior parte c'hanno l'ago anche all'interno, ma la differenza sostanziale tra i round liner e i round shader, oltre al tipo di affilatura, è la differenza data dal restringimento e dal tipo di saldatura, che è fatta molto più avanti, quindi la saldatura viene fatta molto vicino alla punta dell'ago, diciamo nell'ordine dei 3 mm, 4 mm, mentre nei round shader va indietro di parecchio, ben oltre i 5 mm, 6 mm, 7 mm. Questo nel round shader favorisce il catturare il colore, il trattenere il colore.
Allora diciamo che ci sono delle eccezioni nelle quali in determinati stili vengono tracciate linee con i round shader, ma questa è una cosa che entra nelle eccezioni, quindi prendetela con le pinze, ma diciamo che si fa anche questo in talune eccezioni. Quindi ripeto, RL significa round liner e sono fatti in questo modo, sono fatti stretti in punta. Quando vedete la dicitura RL sono indicati per le linee. E qui in questa immagine mancano ancora appunto altre varietà, tra cui l'1 e le dimensioni superiori, tra cui l'11, il 13, il 15 e il 18. Ecco, allora qua vedete la differenza con un round shader che è dritto. Qua si vede bene che viene via dritto. Vedete che all'interno ha gli aghi. All'interno della punta ci sono gli aghi, altri aghi, non è vuoto. C'è una varietà di aghi che sono vuoti all'interno, ma è specifica, viene fatta specificatamente. Ok, ho trovato un'altra immagine molto interessante, che è questa qua, dove nella parte bassa vedete un'altra caratteristica che è molto importante degli aghi, e questa vale per qualsiasi tipo di ago, sia da linea che sfumatura che colore, che gli shader che i magnum, insomma, per intenderci, ed è la filatura. Ora, come vedete qua alla vostra sinistra, Extreme Long Taper, che è la massima, ma ce n'è anche un'altra, ce n'è anche ancora di più volendo. Comunque qua viene rappresentato l'Extreme Long Taper, che è la filatura molto lunga, che arriva con le punte sottilissime proprio. La Long Taper medio, non medio, già lungo, la medium taper e la short taper, quella molto corta. Cosa vuol dire? Tipo a ogiva, tipo proiettile, che va su a proiettile. Nel primo caso è la filatura a pino proprio, che va su proprio lunga, e a scalare fino ad arrivare a quella a ogiva, che è quella che subito chiude. Allora, come potrete vedere che da queste differenze è la profondità di lavoro. Varierà la profondità di lavoro di quanto andrete in profondità. Alla vostra destra, extreme long taper, medium taper, short taper e bug pin textured. C'è un ago che ha una forma sporcata, perché sarebbero quelli textured, sono quelli ruvidi che trattengono maggiormente il colore. C'è anche questa varietà qua, che praticamente sono satinati, non sono lucidi, ma sono ruvidi, hanno una micro ruvidità, e questa caratteristica gli permette di trattenere maggiormente il colore e quindi facilitano la pigmentazione. Molto bene, allora noi adesso abbiamo parlato di queste caratteristiche. Comunque sappiate che i medium taper sono i più usati di tutti, sono i medium taper. Diciamo specialmente uno che inizia, quando sta su un buon medium taper di un'ottima marca, è la cosa migliore. Non conviene andare su cose un po' già più complesse, come può essere l'extreme long taper, sono già per persone che hanno già un'esperienza maggiore. Lo short taper anche sono un po' eccessivi. Il medium taper è il classico ago all'inglese, che è il più usato, medium taper. Molto bene. Qua ce n'era un'altra immagine che ho trovato su internet che potevo usare, ma è molto sfocata, non penso che vedete molto bene. Comunque fa vedere le differenze di affilatura, che vanno sempre più lunghe,
con affilature estreme proprio molto lunghe. Taluni artisti si trovano molto bene a utilizzare queste configurazioni di aghi. Ecco, diciamo che abbiamo trattato un po' in generale quello che è l'ago da linea. Poi in altri video vedremo gli aghi da sfumatura, gli aghi da colore, vedremo un attimino altre tipologie, giusto da dare un'infarinata all'argomento. Vi ricordo che sono disponibili alcuni posti, non molti, perché ne faccio pochi specifici a numero chiuso, di corsi individuali dove la persona è seguita direttamente da me. Diciamo che è un tu per tu, una persona alla volta, viene seguita bene e c'è anche un affiancamento dopo questo corso, quindi siete seguiti nel caso che abbiate l'opportunità di venire da me a fare un corso. Come vi dicevo, sono 25 anni che faccio questo lavoro e do l'opportunità a chi lo desidera di imparare questa arte meravigliosa. Bene, spero di non avervi annoiato e di avervi dato delle indicazioni utili. Al prossimo video. Ciao.